Che serata, signori miei, diametralmente opposta per le italiane, di gioia per quanto riguarda noi interisti, all'insegna della profondità. Parola chiave profondità e poi ci arriviamo perché lì davanti ancora una volta ci sono tante, tante soluzioni. Penso al gol di Pio Esposito su assist giocata di Bonni, ma su palla filtrante giocata interessante di Zielinski. Calma, calma, siamo qui apposta poi per discuterne ampiamente. Dall'altro lato, dicevo, serata horror, horror, un incubo per i napolitani, la gara di stasera che va a palesare, oltre che a dei limiti difensivi, anche mancanza di personalità stasera, perché tanti ma troppi errori di ogni genere, di ogni sorta, sono errori che io francamente non mi sarei mai aspettato da una squadra di Antonio Conte, anche se poi in Europa, ecco, lo so che a tanti non piace il campionato, no? In Europa, io me lo ricordo all'Inter, la squadra si trasformava in negativo, eh. Voi un caso, parliamone, discutiamone, ditemi la vostra in merito a ciò. Io mi ricordo le bestemmie, forse il video più virale che ho fatto parla di Antonio Conte, che francamente ogni volta che andava nel massimo, come si dice, palcoscenico, mamma mia, dolori, dolori, dolori. Ne parliamo, signori miei, come se lo facciamo? Prima, come al solito, vi invito a lasciare il like per sollecitare, anzi solleticare l'appetito dell'algoritmo. Iscrivetevi per seguire i prossimi dei contenuti. Aspetto anche un po' le interviste, perché dopo questo 6-2, e attenzione, in virtù del prossimo big match, appunto, è tra Napoli e Inter. E quindi attenzione, per cui iscrivetevi, perché magari domani arriva anche un altro contenuto prima delle partite serali, per cui vi aspetto e vi ringrazio per il vostro supporto. Allora, vi divido il tutto in due capitoli, parto dall'Inter, dalla squadra che tifo, e, per dire che è anche un momento dove tutto va come deve andare, anche quegli episodi girano anche un po' dalla tua, ecco, spero che questo non mi ritorni dietro come un boomerang dalla prossima gara, ma mi sento di dire questo perché con la Roma comunque quelle partite che l'anno scorso o in alcune frangenti non le avresti portate a casa, in un modo o nell'altro te la sei, no? Te la sei combattuta, lottata e la vinci. Oggi male, malissimo quasi, oserei dire, nell'approccio, perché pronti via 3 minuti hanno 3 occasioni, una più importante dell'altra, assolutamente. Poi magari vai sotto, non dico che cambia la gara, ma non lo so, perché non abbiamo la controprova, ma allo stesso tempo voglio anche aggiungere che questa squadra mi dà l'idea che comunque sarebbe cresciuto nel corso della gara, come poi abbiamo visto, perché è vero che, ribadisco, salvataggio sulla linea di Lautaro, prima c'era stato, come si chiama? David, là, David, questo no, sarcinale di uomo che gliel'ha fatta vedere grigia a De Vrij, una delle poche gare in cui De Vrij, no, l'ho visto impacciato dall'inizio, ho preso anche l'ammonizione, secondo me non era fallo d'ammonizione e quindi sostituito con Akanji. E poi c'è stato sempre da calcio d'angolo quell'altro tiro di poco al lato. Quindi ribadisco, non una sola situazione pericolosa, tan- una partenza in affanno, forse segnale anche che le rotazioni, perché ci sono state questa sera, è inutile prenderci in giro, Bissek dentro, Zielinski, Carlos Augusto, De Vrij stesso, mh, Frattesi, lo stesso Pio che teoricamente non è il titolarissimo, magari adesso sì, con l'assenza di Thuram, in realtà si intervallano con Bonni, e quindi ci sono state delle rotazioni anche profonde. Qui vengo alla profondità di rosa. La rosa certamente rispetto allo scorso anno è più lunga, è più profonda. Qualcuno dirà, ma tu ti sei lamentato del mercato. Io mi sono lamentato del fatto che a questa squadra avrei aggiunto anche una variabile tattica
aggiungendo un giocatore che ha caratteristiche che oggi non hai e che magari nel momento clou della stagione ti verranno a mancare. Vedremo. Voglio sempre ricordare anche che a inizio stagione l'anno scorso l'Inter giocava benissimo pure, giocava magnificamente, perché poi uno si ricorda solo l'ultimo mese dell'Inter, della passata annata, però l'Inter è arrivato a giocarsi tutto, ecco. Cancelliamo tutto troppo facilmente, sia le cose buone, alcune volte anche quelle deficitarie, non lo so, a seconda dei casi. Per cui secondo me quel giocatore che poi salta l'uomo ti verrà a mancare in alcune circostanze, ne parleremo, però di certo oggi hai delle soluzioni non solo a partita in corso, hai gente che ti fa rifiatare gli attaccanti. L'anno scorso è inutile prenderci in giro, e il punto è sempre quello. Ti mancava uno tra Thuram e Lautaro, era un dolore. Oggi hai più Esposito e segna. È segnato già in Champions, ha segnato in campionato, ha segnato in nazionale, ed è agli esordi, no? Ma soprattutto per come gioca, per il lavoro che fa ogni volta. Entra Boni, stessa identica cosa. E vedi dei ragazzi che hanno un enorme potenziale, non solo quello che ti danno adesso, ma soprattutto quello che ti potrebbero dare anche in chiave futuro. Quindi ribadisco, profondità, profondità. Poi io adoro Akivo nel saper gestire i momenti della partita, perché anche oggi poi fa i cambi giusti per quanto mi riguarda, mette Zielinski come play e fa quell'assist là. Cioè, non è un ne azzecca parecchie, utilizzo ma ne azzecca parecchie. Ne azzecca parecchie sto signore qua. E poi sono contento di vedere alcuni giocatori in forma. Io per Dumfries, un altro di quelli che ero incazzato da morire perché era uscito il discorso della clausola dei 25 milioni. Uno come Dumfries, ma veramente, ma io non lo so cosa. Uno che aveva una clausola di 25 milioni, uno come Dumfries, cioè, ci rendiamo conto? E tutti zitti. Ma cosa da pazzi, cioè potrei farlo anch'io il direttore sportivo, secondo me. È una roba pazzesca a sto punto. E ribadisco, una squadra che in questo momento sta bene, poi è cresciuta nella partita, ripeto, dopo delle difficoltà iniziali. Ribadisco, abbiamo subito qualcosina anche dopo, e questo va detto. Sommer che para quello che può parare, e già anche lui era stato messo, era già stato detto no, deve assolutamente andare via, essere panchinato. Invece no, sta facendo il suo. Ribadisco, sbloccata anche da alcuni episodi, il calcio d'angolo, perché noi sulle palle inattive siamo forti e ci servono. C'è stata quella difficoltà, no, la difficoltà, l'altro rigore, ripeto, anche un po' episodi fortuiti se vogliamo nella partita, ma te li vai a cercare, te li vai a conquistare, ci lavori, ci lotti, e questa Inter in questo momento sta molto molto bene. Siamo veramente chiamati alla prova del 9 con la sfida contro il Napoli, perché quella è una partita adesso dove devi ancora una volta, per me già con la Roma hai dimostrato in un big match, perché la Roma farà un grande campionato per quanto mi riguarda, ma con il Napoli siamo alla prova del 9, attenzione, Napoli che ci arriverà arrabbiata a sta partita qua, soprattutto l'allenatore sarà arrabbiatissimo, quindi attenzione, mi aspetto un Napoli totalmente diverso e messo sotto sopra. Questa potrebbe essere un po' come la prima partita dello scorso anno per il Napoli contro il Verona. Ovviamente parliamo di tutt'altro, questa è una gara di Champions, è un passivo diverso perché prendi 6 gol, sono tanti 6 gol, al netto poi dell'uomo in meno, di Lucca che era stato espulso, 6 gol sono tanti, e quello che voglio aggiungere, parlando del Napoli, adesso parliamo del Napoli, è che mi aveva un po' preso contro, come posso dire, mi aveva un po' illuso la prima partita del Napoli contro il Sassuolo, che era stato praticamente annichilito, non aveva creato nulla e quindi non aveva subito gol il Napoli. Ma da lì, ragazzi, quella è l'unica partita in cui il Napoli non ha preso gol. Il Napoli poi ha sempre preso gol, sempre sistematicamente. Questo
è il punto nevralgico oggi della squadra di Conte. Poi possiamo parlare dell'attaccante, di Luke che in questo momento sta deludendo tantissimo, di tutto quello che vi pare, delle assenze. Ma il punto nevralgico del Napoli è la fase difensiva, che è totalmente allo sbando rispetto soprattutto alla passata annata, dove comunque tante partite le ha dovute fare senza Buongiorno, dove spesso i titolari erano Rachmani e Juan Jesus, e forse l'assenza più importante è proprio quella di Rachmani. È difficile dire che un solo giocatore può fare la differenza, e però secondo me un po', ragazzi, non li metto sullo stesso livello dal punto di vista individuale, però Rachmani è un po' quello che è Bremer per la Juventus, è la guida, è il leader difensivo, è quello che comunque fa giocare bene anche gli altri per quanto mi riguarda. Altrimenti non mi spiego neanche, ribadisco eh, queste difficoltà. Poi è anche vero che a centrocampo, a sede della squadra, ho perso adesso anche sì, anche Lobotka, e anche Lobotka, ragazzi, sposa. Quindi le assenze sì, assolutamente sì, però ribadisco, non è la prima partita in cui il Napoli fa veramente fatica. Prima non arrivava in aria, non arrivavi in aria, o meglio, ci facevano arrivare, però in aria non creavi pericoli. Nell'area del Napoli pericoli non ne creavi. Adesso con una facilità disarmante ti aprono in due, ti fanno tutto quello che gli pare. E stasera ribadisco, oltre a tanti errori, è inutile qua soffermarci sul primo, sul secondo, sul terzo, sul quarto, quinto, sesto gol, ma tanti errori, anche di personalità, impaurito, perché attenzione, ne ha presi 6, ma ne poteva prendere il doppio il Napoli, eh. Questo è il discorso. Non è che 6 è un risultato, ne poteva prendere il doppio, e anche prima quando era in parità numerica. Non è che tu dici no, dopo perché gli hanno... No. Già sul 3-1 ne meritava di fare 6 il PSV, quindi proprio tutta una squadra in questo momento che non funziona. Ribadisco, sicuramente l'aspetto difensivo, ma poi anche di personalità, ribadisco, male. E dire che l'aveva anche approcciata bene questa partita, perché io ho visto nella prima mezz'ora, se vogliamo, soprattutto i primi 5-10 minuti dove il Napoli era vispo, ho detto, ma il Napoli mi sa che stasera gli fa il servizietto. No, perché pronti via, quella bella giocata di McTominay per Luke a tiro. Poi c'era stata l'altra occasione, qua c'è stata, mi sembra il 10°, poi Spinazzola nel mezzo, un paio di giocate interessanti. Spinazzola, uno dei pochi, si salva sempre, oltre McTominay, ma Spinazzola anche oggi, almeno nella fase di propositiva, anche oggi va sia sul destro, va sul sinistro, fa assist per McTominay, fa tante cose utilissime. E poi ribadisco, dopo ho preso lo schiaffo, cioè 1-2 allucinante, ribadisco, dietro male, dietro molto 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 male. Vediamo, io sono convinto, ribadisco, che adesso userà tanto questa partita Conte per tirare tutto quello che hanno i giocatori già dalla prossima, perché la prossima è inutile dire, non dico che è decisiva, non è decisiva per nulla, siamo veramente ancora all'inizio del campionato, però sai, eh, se la perdesse il Napoli gli toglierebbe ancora di più tante certezze. Quindi paradossalmente vi arrivo a dire che è molto quasi più importante per il Napoli che per l'Inter. Poi ovvio, è sempre tutte le cose, sempre come perdi, è sempre come vinci, è sempre alla prestazione. È sempre la prestazione, perché poi anche il risultato, qualcuno dice sì, però abbiamo visto la partita Juventus-Inter. Juventus-Inter doveva lanciare, no? Secondo alcuni doveva lanciare la Juventus e affossare completamente l'Inter. Non è stato così, perché da lì mi pare che l'Inter le abbia vinte praticamente tutte, e la Juventus non ha vinto più, proprio perché quella vittoria, per chi ha visto la partita, è stata molto ingannevole dal punto di vista della prestazione, dove ovviamente entrambe poi non avevano fatto bene. Quando prendi 4 gol da una parte e 3 dall'altra, vuol dire che entrambe è andata come è andata. Però ripeto, il risultato non è solo quello che sposta, ma la prestazione in sé. Va bene, signori, non voglio andare lunghissimo, anzi, ci sono andato. Fatemi sapere. Ah, l'espulsione di Lucca, poi, se volete.
ragazzi, non lo so, quei gesti io non so a chi si riferisse o meno. Diciamo che Luke in questo momento non fa nulla per aiutarsi, diciamo così. E vi dico anche che mi stava anche piaciucchiando un po' rispetto al solito. Sai perché adesso non lo so, veramente ci si aspetta poco, ma mi stava anche piaciuccando perché ha lavorato bene, spalla alla posta, però è anche vero che tecnicamente deve fare molto meglio perché gli avevano servito una palla importantissima dove se la stoppava meglio era uno contro uno col portiere. E io non mi ricordo se era già sull'1-0 e poteva andare sul 2 o era ancora 0-0. Mi sa che era ancora 0-0. Quindi, anzi, no, per quello che poi è successo dopo. Va bene, signori, un grande abbraccio da Teschio.